Dopo la fangosa avventura a due ruote nella riserva naturale di Mashpee, ospitati nella particolare abitazione del pittore Ortega Maela, circondata da natura selvaggia, ci buttiamo nella costa ecuadoriana, pronti per nuove avventure. Siamo Alberto e Sofia. Circa un anno fa abbiamo deciso di mischiare le carte delle nostre vite. Abbiamo acquistato un Ford Transit usato in Messico, dove l'abbiamo camperizzato, l'abbiamo spedito in Argentina ed abbiamo iniziato ad inseguire un sogno di libertà che ci porterà fino in Canada. Siamo arrivati a Mompece, questa tranquilla località di pescatori. Non c'è moltissimo da fare, ma anche il bello di quest'isola. Oggi il tempo è così, ma sto andando alla spiaggia dove ci sono dei pescatori, dove posso contrattare un tour per vedere le balene, perché i tour che fanno ufficiali hanno dei prezzi veramente senza senso. È la stagione giusta, la stagione che va da fine giugno a inizio settembre, è sicuramente la stagione migliore per vederla. Abbiamo trovato questo camping molto bello con dei gattini che avranno massimo 20 giorni e staremo 3 notti. Per arrivare qui, quando ad esempio non ci sono benzinai, non c'è nulla, e per arrivare in questo paesino bisogna fare una strada in mezzo alla giungla, asfaltata, comunque ben marcata, e nella giungla che si vede ai lati ne deve esserci molte scimmie e tucani, quindi probabilmente andremo a esplorarli. Tutta la cittadina è piena di murales, di balene, che sono l'attrazione principale di questa cittadina, e addentriamoci a esplorarla un pochino meglio. Sono le 6 e vado a fare il tour della giungla. Sofì voleva dormire. Ieri ho trovato un ragazzo locale, era molto simpatico e competente, e anche lui mi ha detto che l'unico modo per esplorarla era andare con una guida, perché non ci sono sentieri o altro. Colazione al volo, che è una banana e un pezzo di pane con burro di arachidi, che tra l'altro è veramente buono, abbiamo trovato qui. È locale. Qua è sempre pieno di gatti, ovunque ti giri incontri qualcuno. Prima correva anche un opossum, sembra uno zoo. Si sta svegliando anche il pueblito. E possiamo così iniziare il tour. Mi accoglie Manuel in questa giornata uggiosa, armato del suo macete. Inizia a farmi vedere alcune curiosità sugli insetti, come le uova di farfalla, il ragno fragola con le sue ragnatele resistentissime, e soprattutto questo insetto che sembra in tutto e per tutto una foglia. Troviamo delle piante di cacao nel cammino e Manuel vuole farmi assaggiare il frutto. Quando ti sei mangiato il frutto intorno, che è quella sostanza bianca che avete visto, rimane solo il seme, che è questo, che è un chicco di cacao, che lasciano al sole per 15 giorni. Quando si secca lo mettono nel fuoco, lo cuociono, fanno bello tostato per poi renderlo farina, qua si dice molirlo, cioè lo spaccano fino a farne una farina, e quello lì già è cacao puro che si può usare. Devo dire che è molto buono, sembra un frutto e più ti avvicini al seme più inizi a sentire il profumo di cacao. Il sentiero è fangoso e la foresta fittissima. Dobbiamo spesso farci largo a colpi di macete fino a che succede questo. Manuel, la guida, ha un occhio pazzesco, è riuscito a vederle subito, poi anche imitando nel verso. Queste sono le scimmie auliatrici, cioè urlatrici.
La luce non è per niente la migliore per fare le foto, sta piovendo, c'è un po' di nebbia e gli animali non sono così vicini, però è davvero emozionante. Questa pianta ha la foglia per fare i tetti delle case del paesino e invece il tronco, questa materia, è usata per fare il cappello di Panama, che si dice sempre che è di Panama, ma in realtà se la giocano tra Colombia e Ecuador soprattutto. In realtà solo questa, che è la pianta nuova, la foglia nuova, che non è ancora nata, sta per crescere, è la materia prima più di qualità che viene usata, prima viene cucinata, diventa bianca e una volta diventata bianca si usa per fare il cappello di Panama. Quindi non tutte le foglie, ma solamente quando stanno nascendo prima che venga il fiore. Stiamo scendendo da questo sentiero che è pieno di banane, cocchi, di todo, che una parte è dei genitori, dei parenti di Manuel. La discesa è davvero difficile, è un sentiero, non il classico giro, diciamo turistico, è molto autentico. C'è un gambero d'acqua dolce che sta provando a prendere, vediamo se riuscite a vederlo prima. Está cambiando de piel. Está muy blando. Es porque está cambiando de piel. ¿Sí ves? Sí. Increíble. Es un camarón de agua dulce. Igual lo puedes comer, súper. Libre. Está bien. Dice che è un po' lento perché sta cambiando pelle, ma sì, si vede che si sta muovendo. Mira, aquí sta, qua c'è la pelle morta che ha tolto e lo fanno per diventare più grandi, così come i serpenti e altre, guardate che effetto. Si è tolto interamente la pelle, da solo, bellissimo. Continuiamo il sentiero tra rane e farfalle cristallo, fino a vedere uno dei miei animali preferiti. Finalmente un tucano, che bello ragazzi, bellissimo. Peccato la pioggia, ma si vede anche l'occhio azzurro, bello. Si è fatta la casa questo ragno, ha unito le ragnatele con le foglie e anche il tetto quando piove, pazzesco. Ha ripreso a piovere abbastanza forte e abbiamo visto un bel tucano. Ho fatto un paio di foto, video, riuscivo a vederlo veramente da vicino, non si fanno avvicinare tanto e non c'è un'ottima luce per fare fotografia. Io poi ho uno zoom abbastanza basico, un 50-230 kit della Fuji, che Manuel, la verità è che non ho mai visto una persona come lui, veloce e rapida a vedere gli animali. Ho appena visto un camaleonte che stava cambiando colore, da nero si è fatto verde perché ci ha visti. Sono riuscito a fare un paio di video, comunque davvero una grande esperienza. Nel pomeriggio Manuel si offre di farci vedere un punto panoramico nei dintorni. Ci raggiunge anche Sophie ed iniziamo la camminata. Son los cangrejos de potrero, cangrejos azules se llaman. Sí, nunca había visto ese color en los cangrejos. Igual estos crecen más grandes aún. ¿En serio? Gigantes, sí. ¿Y tienen una pinza más grande que la otra? Claro. A veces tienen las dos del mismo porte, pero cuando tienen las dos del mismo porte son pequeñas, no son grandes. Ah. Queda un palito aquí. Sí. Ah, ya. Guau, qué locura. Como así queda con el palito. Y entra el cangrejo, entra y en el momento que entra, acá atrás esta cuerdita se hunde.
palito, se Sí, hunde sí, sí. y ahí se dispara solita. Y así tiene. Wow. Continuiamo a camminare fino a che raggiungiamo questo posto fantastico dove ci accoglie un arcobaleno. Tramonti dell'Ecuador. Impressionanti. Oh, scivola. Il mare e il tramonto. Ecuador. Si fa buio e decidiamo di tornare a casa. Domani sarà un giorno intenso. Andremo infatti a fare il tour delle balene, di cui vi parleremo nel prossimo episodio.